qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone o ascendente leone, o per i più esperti anche luna e venere in leone. Andiamo a vedere come sarà questo mese di luglio 2025 per te. Lo facciamo iniziando con una bella croce celtica, in modo tale che andiamo a vedere tutte le dinamiche che occorreranno per te in questo mese affinché tu possa realizzare il tuo massimo obiettivo. Poi andiamo ad approfondire l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese affinché tu possa realizzare tutti i tuoi obiettivi. Allora, partiamo. Leone. Luglio 2025. Allora, energia generale del mese, la guida. L'ostacolo, sfida principale in questo mese di luglio. Le radici della situazione, cosa ti anima? Cosa ti lascia alle spalle? Il recente passato, il mese precedente? Cosa accade la prima parte del mese? Mettiamo un po' qua. Ok. Cosa accade la prima parte del mese? Seconda parte del mese. Il tuo atteggiamento interiore, il tuo atteggiamento, speranze o paure, scusami, queste sono le influenze esterne, speranze o paure, e risultato finale, tendenza finale del mese. Allora, ragazze e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo e partiamo. Energia generale del mese, la guida. Il 3 di denari. Guarda, questo è un mese che ha davanti a sé un portale importante, perché il 3 di denari è l'energia, proprio la tua guida, la tua guida. Questa carta mi sta dicendo che questo mese ti guida la consapevolezza che non sei sola o che non sei solo. Cioè c'è una squadra invisibile che lavora con te, possono essere collaboratori anche, non solo una squadra invisibile animica, no? I tuoi avi, i tuoi antenati, le tue forze psichiche, no? Come vi ho spiegato anche nella preghiera il saluto dello sciamano, no? Tutte quelle forze invisibili che lavorano in te. Ci sono collaboratori, alleati, anche queste guide spirituali. Cioè persone con cui condividi una missione, anche se non l'hai ancora messa a fuoco magari del tutto. E qua ti dice questa carta in questo mese che il tuo talento ha bisogno di un luogo per incarnarsi, di mani che lo aiutino e anche di un piano condiviso, no? E come carta esortativa in questo mese di guida, questa carta come azione pratica cerca la collaborazione vera. Cioè ti dice un po', esci da un po' della tana dell'orgoglio solitario, no? Io lo so che il leone, tanti amici il leone, no? Sono bellissimi, bravissimi, cuore meraviglioso, hanno anche come lato in ombra questo orgoglio solitario, no? Ti dice però questa carta col 3 denari che è collaborazione, permettiti di essere aiutata anche da altri o aiutato anche da altri, ok? Come carta guida, ok. Andiamo a vedere qual è l'ostacolo, sfida in questo mese. Sì, allora il 4 di coppe mi parla di c'è un po' di chiusura emotiva che può rischiare di farti perdere un'occasione d'oro, ok? Noi i tarocchi ci servono proprio per vedere qual è il tipo di karma, come andarci incontro, come saper già, ok? Quindi c'è una sorta di chiusura emotiva che può farti perdere un'occasione. E quindi il 4 di coppe ti mostra un momento in cui probabilmente la tua anima è stanca, un po' disillusa. Forse sei troppo concentrata o concentrato in questo mese su ciò che non funziona, no? Quindi attenzione a non restare imprigionata o imprigionato nella malinconia o nell'apatia, va bene? Cioè, come se mi dicesse questa carta un po', potresti non vedere il Graal che l'universo ti porge, no? E quindi qua mi viene subito in mente che in questo mese non stare nell'apatia o malinconia, fai il mantra che trovi nella playlist yoga sciamanico che si chiama Fallo appena sveglio
ed è Shrim Paramesvari Svaha, il mantra da pronunciare appena ti svegli, girando su te stessa o su te stesso, ok? In modo tale da stare nell'azione in questo mese. Vediamo quali sono le radici della situazione. Il 4 di denari, qua mi dice che c'è un po' di paura di perdere, un po' di, c'è una paura di perdere, la paura del cambiamento, il trattenersi, no? Mi dice che hai tenuto duro però, nonostante tutto, hai difeso qualcosa, magari anche a lungo, no? E questo 4 di denari mi parla di un fondamento solido che hai messo in te, una base materiale o anche un valore che hai difeso con onore. Cosa ti dice questo inizio di carte però? Sei chiamato a muoverti, ad aprire le mani. Il 4 di denari tiene tutto, no? Apri le mani in questo mese. Mi verrebbe da pensare una cosa, con questa carta in questa posizione, la domanda da farti in questo mese è: quello che sto proteggendo, quello che sto trattenendo, mi nutre o mi trattiene, appunto? Perché qua mi parlano di slancio, di apertura, di collaborazione. Ok, vediamo invece cosa ti lascia alle spalle nel mese successivo, nelle settimane successive. Il 10 di bastoni mi dice che ti sei portata addosso un fardello molto grande, forse tutto da sola o da solo, e quindi o probabilmente hai tenuto in piedi tutto, però a quale prezzo, ok? Hai tenuto in piedi più cose, quindi il luglio è come se mi stessero dicendo è un passaggio in cui finalmente tu molli il peso superfluo. E soprattutto questa carta a livello proprio archetipico ti benedice per tutto lo sforzo fatto e ti invita in questo mese finalmente a respirare. È tempo di liberarsi del dovere per tornare al desiderio, ti dice questa carta. Ok? Ci sono delle responsabilità che non ti appartengono più. Quindi ti liberi da questo, del dovere, per tornare al desiderio. Ok? Quindi andiamo a vedere a questo punto cosa succede nella prima parte del mese, con questa bellissima energia di apertura, no? Eh beh sì, il re di denari. Allora mi dice il re di denari che può entrare nella tua vita una figura solida, può essere una persona concreta, anche un mentore o un alleato economico, oppure può essere la tua stessa parte interiore che si stabilizza, perché questa energia ti aiuta a pensare con maturità ai tuoi progetti, al tuo corpo, al tuo denaro. E quindi in questa prima parte del mese tu riconoscerai il tuo valore perché hai seminato bene. Ora è tempo di curare il raccolto. Cioè, questa carta ti dice anche che il vero benessere è uno stato dell'essere, no? E tu lo realizzi nella prima parte del mese, questa concezione, questa condizione, ok? Ok. Andiamo a vedere la seconda parte del mese. Sì, il paggio di denari. Allora, nella seconda parte del mese ti vedo con un'attenzione vigile, attenzione vigile. Qua c'è una persona che studia, attenta alle scoperte, no? Con un'attenzione vigile, anche il pensiero sarà molto veloce nella seconda parte del mese. Ci sono dei messaggi in arrivo, messaggi, comunicazione, forse scopri qualcosa, oppure ti arriva una notizia che ti cambia la prospettiva. Infatti questo paggio è un apprendista della verità, no? Qua studia, vedi? È un apprendista della verità, è curioso, a volte anche un po' sulla difensiva. È importante con questa carta qui, nella seconda parte del mese, a seconda di quello che ti arriva, comunicazioni, notizie, eccetera, è importante che tu non reagisca impulsivamente, ma usare l'intelligenza e l'ascolto attivo. Quindi seconda parte del mese, in base a quello che ti arriva, vedo molta dinamicità e non reagire impulsivamente, ok? Ok, andiamo a vedere qual è il tuo atteggiamento. Tu hai un grande fermento con l'asso di bastoni qua. Dentro di te esplode una nuova voglia di vita in questo mese. Cioè, il fuoco creativo è acceso, la Kundalini, hai desiderio, slancio, hai intuizione nuova. Ti dice qua questa carta, fidati del tuo istinto, accendi questo fuoco, alimenta questo fuoco, no? Anche se non sai dove ti porterà, accendilo, alimentalo, no? Tanto sul mio canale ci sono tutte le pratiche della Kundalini, anche i rituali sciamanici, e quindi accendi questo fuoco anche se non sai dove ti porta, alimentalo, alimentalo. È come se tu sentissi in questo mese tornassi a sentire il tuo sole. Il tuo sole. Vediamo cosa c'è all'esterno, cosa arriva all'esterno.
All'esterno abbiamo un re di spade, c'è qualcuno qua, fuori di te, oppure può essere anche l'energia collettiva, intorno a te, quello che c'è intorno a te praticamente, che rappresenta all'esterno un po' di rigore. Ehm, Può darsi anche che sia una figura autoritaria all'esterno di te. Questa figura può darti struttura, ma può anche essere fredda oppure troppo analitica. Ecco, cosa ti dice questa carta? Che non farti congelare dal giudizio altrui, va bene? Cioè non permettere al giudizio degli altri di congelare la tua spinta creativa. Prendi ciò che serve, la chiarezza che può darti questa persona, la chiarezza esterna, però resta fedele al tuo cuore che è pieno di impeto in questo mese, mi spiego? Cioè, qua ti direi a livello proprio sciamanico, danza, danza. Sapete che nel corpo, più tu, quando hai delle arzigogoli mentali che te lo fanno arrivare gli altri o che ce li hai tu in base al giudizio degli altri, tanto sempre la stessa cosa, balla. Fai una cosa che la mente razionale non si aspetterebbe proprio. Balla, balla. Danza per liberarti dal mentale, perché il corpo ha la verità. Ok? Ok, andiamo a vedere che cosa sono le tue speranze e le tue paure. Hai desiderio del nuovo, questo 3 di bastoni, c'è una grande apertura di cammino, voglia di andare verso nuovi lidi, avere una nuova visione, no? Vuoi espanderti col 3 di bastoni, vuoi magari partire, oppure vuoi vedere i frutti dei tuoi sforzi e magari anche hai un po' di paura che non arrivino questi frutti dei tuoi sforzi, però questa è una carta di visione, no? E ti dice non temere, la tua nave sta per attraccare. Oppure sei tu che stai salpando. In ogni caso questo è il momento di alzare lo sguardo, di alzare lo sguardo, ok? Di alzare lo sguardo e guardare al futuro con grande entusiasmo, ok? Vediamo qual è l'esito finale del mese. Una grande danza col 2 di denari. C'è una grande danza, ti vedo molto indaffarata, molto indaffarato. Allo stesso tempo il 2 di denari mi parla di equilibrio, un equilibrio dinamico è il 2 di denari, no? Quindi il mese si chiude con te che impari, diciamo, a danzare tra due mondi, tra il lavoro e il piacere, tra il corpo e lo spirito. Quindi il 2 denari qua non è una risposta definitiva perché tu stai danzando, il mese si conclude con quella grande tua abilità che acquisisci di restare nel flusso, nel presente, gestendo il cambiamento senza perdere l'equilibrio. Non perderai assolutamente l'equilibrio, affronterai questo cambiamento da una situazione di pesi a una situazione di collaborazione, cooperazione, di stabilità interiore, di questa dinamicità. Vedo tanta dinamicità per te in questo mese, che non è una risposta definitiva, ma è la bellezza di stare nel flusso, in questo equilibrio dinamico, no? Quindi diciamo che la frase chiave in questo momento è proprio la danza. Io so danzare anche quando la musica cambia. Ti vedo ballare in questo mese, che sono carte di grande cambiamento e di danza, no? E, che succede qua praticamente, come ti stavo dicendo prima in questo mese? Che tu dai, diciamo, fuoco, ecco, al peso che non ti serve più. Accogli nuove collaborazioni e ti sento lasciarti fluire al fuoco dell'asso di bastoni, l'asso di bastoni che ti guida, ok? E qua mi dice che tu usi la mente e il cuore come due ali, mente e cuore, ok? Mente e cuore come due ali. E, saprai utilizzare le parole nel modo giusto con la danza perfetta. Ti vedo un grande equilibrio qua in questo mese. Equilibrio, ma equilibrio dinamico, ok? Molto contenta e contento anche sulla vita pratica, sì, assolutamente sì. Bello, bellissimo. Vediamo due specifiche su queste, su alcune carte però. Allora, sul re di denari la prima parte del mese. Wow, asso di denari per una grande opportunità in concreto nella tua vita pratica, che sia lavorativa, vita quotidiana, i denari sono la pratica, anche chi non lavora, no? Può essere che una persona ti proponga qualcosa, oppure ti sentirai ancora di più in veste di stabilità e di equilibrio rispetto a qualcosa che ti arriva, può essere un denaro o un'opportunità, mi spiego?
Per molti di voi è una persona che entra, che offre un'opportunità, che tu la vedrai un po'... che faccio adesso, che non faccio? Ricordati di non agire di impulso, ma di avere discernimento, va bene? Vediamo un po' sul paggio di spade, seconda parte del mese. E vedi il 3 di bastoni e 3 di bastoni. Ci sono delle notizie nuove, qualcosa di nuovo che arriva, o ti vengono delle ispirazioni o comunicazioni che riguardano il futuro, va bene? Non agire di impulso su queste comunicazioni che guardano al futuro. Stai nel flusso dinamico, va bene? Perché nelle tue speranze e tue paure c'è di nuovo il 3 di bastoni e mi riconferma il messaggio, non agire di impulso. Va bene? Non agire di impulso, in queste comunicazioni vaglia, fai, vedi, mi spiego? Sì, c'è un'attesa prima di vedere delle cose un po' più in grande, infatti ti ripeto che il mese si conclude col 2 di denari che è un equilibrio dinamico, è una lavoro e piacere, corpo e spirito, mi spiego, è non è una risposta definitiva qui, è una grande abilità, ti ripeto, quella di restare nel flusso, nel presente, gestendo il cambiamento senza perdere l'equilibrio. Mm? Tante cose vedo qua, tante cose. Vediamo, è il momento di aprirsi a collaborazioni o con altre persone, mi spiego perché il 4 di denari qua al blocco mi parla di te un po' più di rigidità, seppure hai costruito tanto, no? Ecco, qua ci sono delle collaborazioni, sia sul piano invisibile che sul piano visibile. Vediamo un po' questo influenze esterne di spade. Vedi 4 di denari, qua ci sono delle 4 di denari, le carte si ripetono. Allora, mi riconfermo quello che ti ho detto prima, all'esterno a te o il collettivo intorno a te, oppure c'è una figura, una persona che può essere un po' più autoritaria, ok, che non si apre tanto, ok, tu prendi quello che ti serve a livello di chiarezza mentale, perché qua comunque c'è una persona che ha delle idee chiare, di chiunque mi stia parlando, per ognuna di voi è diversa, o una persona oppure è il collettivo un po' più rigido, cioè vedi esternamente a te delle situazioni un po' più fredde, ma che possono avere una valenza per te che ti fa prendere delle decisioni, mi spiego? Delle persone meno emotive e più dirette, ecco. Allora tu resta con le tue cose, 4 di denari, va bene? Non farti influenzare dal giudizio degli altri. Mi spiego, non farti influenzare, prendi quello che ti serve, cioè usa il discernimento, mi spiego, cioè se una persona mi dice questo secondo me non va bene, non agire di impulso, chiediti perché secondo te non va bene, perché mi dice quella persona mi dice che non va bene, cioè non agire di impulso, accetta anche quello che ti viene detto da una prospettiva più alta però, perché è sempre la tua anima che lo manifesta e poi vai per la tua strada, cioè non ti fare influenzare dal giudizio, però ascolta, questo è, ok. Vediamo col 2 denari alla fine. E il paggio di bastoni, qua ci sei tu, ti vedo proprio in questo equilibrio dinamico, ti vedo con tanta voglia di fare nuove proposte, delle comunicazioni che ti portano entusiasmo. E ti vedo che non starai ferma o fermo, va bene? Un attimo, e sarai entusiasta. Ok, vediamo cosa mi dicono questi altri oracoli. La porta della prigione, questa porta della prigione ha a che fare con quella sensazione mentale da cui non ci riusciamo a liberare. E un po' a che fare con perché magari qua negli ultimi settimane, nell'ultimo mese abbiamo portato dei carichi anche non nostri, delle responsabilità non nostre, o ci siamo fatti carico di qualcosa. Questa è la porta della prigione che ti tiene un po' più trattenuta o trattenuto, mi spiego? Cos'altro? E poi la porta d'oro, mi parla di una figura importante con la quale avrei a che fare in questo mese. Queste le porte di Gerusalemme sono, si riferisce a questo di denari e a questo di spade ambedue. Sono delle persone molto importanti che possono avere un ruolo decisivo in questo mese per te nel prendere decisioni, ok? Uscendo da questa sensazione un po' di costrizione, no? Ok. Ok, adesso sulla base di questo andiamo a vedere l'amore per te in questo mese. Prendiamoci queste. Sia che tu abbia una persona sia che non ci sia nessuno. Qua non mi hanno specificato molto sull'amore, più di questi cambiamenti, però
Adesso in base alle carte che usciranno uniamo anche queste. Allora, perché questo è tutto quello che accade principalmente. Allora, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Leone in amore a luglio 2025? Sei di bastoni, l'appeso, c'è un po' di fermo qua, 8 di spade. Vedo delle situazioni che non hanno esito. Vedo una situazione a livello amoroso, sentimentale, sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno, eh. Vedi il 6 di bastoni bloccato dall'appeso, una circostanza che adesso ti dico, a livello proprio fattivo c'è una circostanza che non va come vorresti, non ha il successo che vorresti, o per problemi di altra natura che non riguardano la questione sentimentale, magari responsabilità, situazioni familiari, lavorative o altro, che ti tengono con quest'otto di spade, con questa porta della prigione, un po' per dire mi sento bloccata, è un blocco mentale, come se per avere successo in amore queste carte ti stanno dicendo questo mese bisogna sacrificare il vecchio modo di pensare e di vedere le cose, l'appeso. Per avere successo è necessario sacrificare il vecchio modo di vedere le cose che ti tiene ferma e bloccata o bloccato rispetto alla relazione con l'altro, se c'è, oppure rispetto proprio alle relazioni. Sì. Qua abbiamo il Papa, probabilmente ci sono delle responsabilità ci sono delle vecchie credenze che bloccano il flusso su come ti approcci all'altro fuori da te, su come ti approcci all'amore, alle relazioni. Il Papa, Paggio di bastoni. Oppure ci sono semplicemente delle questioni altro dall'amore più prioritarie. Ok? Vediamo la persona che ti viene incontro in questo mese. Che energia ha nei tuoi confronti? Mago, l'imperatore. Ok, 4 di coppe. Una persona, io qua vedo l'energia di una persona, la regina di coppe. Alcuni di voi stanno aspettando una persona che è molto rigida sulle sue cose, che probabilmente ti ha messo da parte o ti ha dato un rifiuto col 4 di coppe, molto concentrata sulle sue questioni di realizzazione personale, sociale, lavorativa o altro. E quindi a livello sentimentale è un po' o ti ha messo da parte o è un po' apatica o apatico. Vedo questo, vedo questa situazione qui. Oppure puoi conoscere in questo mese una persona che ha questa energia qui e può sembrarti che metta un po' da parte la relazione perché molta energia viene spesa sul campo pratico della vita o di realizzazione personale. Queste sono le due energie. Vediamo cosa capita a te in amore alla fine. Luglio 2025, Leone. 7 di bastoni. 2 di spade. La ruota, c'è un cambio, di cosa mi parla questo cambio? 5 di spade. Ti rendi conto che qualcosa non va, se non te lo sei già reso conto. La ruota ancora perché? Ah sì, ti rendi conto che qualcosa non va, prendi una decisione di chiusura probabilmente per qualcosa di nuovo. Allora io qua vedo limiti, vedo dei blocchi, dei limiti dovuti ad altro o a delle situazioni. 7 di bastoni mi parla di un blocco, di dei limiti. 2 di spade, cosa faccio? La ruota, voglio un cambio, c'è un cambio del destino che porta o a questi limiti oppure un cambio del destino che porta, diciamo, a una sensazione di un po' di guerre interiori. E il giudizio mi parla della chiamata, c'è una chiamata che determina un po' di tensione o un cambio che determina della tensione. Adesso vediamo al positivo cosa abbiamo. 9 di spade. Diciamo che se c'erano delle preoccupazioni in ambito amoroso, sentimentale, il 9 di spade al positivo mi dice che queste preoccupazioni svaniranno in questo mese, ansia, preoccupazioni legate all'amore. Vediamo il blocco, energia negativa in amore.
4 di bastoni mi parla di incontri, di stabilità, però è al blocco, come se non si potessero avere questi incontri o questa stabilità o in casa o un problema di convivenza in casa, non lo so. Qua c'è l'asso di coppe, perché qua vedo l'energia dell'altro fuori da te che non gli va, che è una questione un po' così. Però il 9 di spade mi dicono che al positivo, cosa vuol dire quel 9 di spade al positivo? Ah, il paggio di bastoni. Il paggio di bastoni mi parla di sia di te che ti apri al nuovo 3 di bastoni rispetto a questa situazione qui, oppure di un chiarimento che avviene con una persona e un chiarimento che ti porta a più leggerezza, però alla fine del mese credo. Alla fine del mese credo. Per molti di voi vi vedo più concentrate su altro, questioni pratiche della vita, che sull'amore in sé. Però ti dico che alla fine del mese, qua, come il paggio di bastoni, sei tu con quell'entusiasmo ritrovato, la voglia di leggerezza che ti apri rispondendo a una chiamata di qualcuno, che può essere la chiamata di un'energia di una persona nuova o a riconsiderare questa situazione di tensione con un'altra persona, riconsiderarla, però non subito avviene. Sì, ecco perché allora riconducendo questa stesa alla stesa precedente, fuori da te possiamo avere una persona più fredda, un po' più ritirata, un po' più logica, un po' più razionale, no? Tant'è che nella seconda parte del mese ci possono essere appunto quel paggio di spade, già ce lo diceva prima, delle comunicazioni da parte di questa persona a livello sentimentale, a livello amoroso, che ti dicevo prima, non reagire d'impulso. Il 3 di bastoni mi dice guarda al futuro e prendi una decisione rispetto al tuo benessere personale. Ok. Vediamo un po' che energia ha l'imperatore nei tuoi confronti. Il 2 di denari, 2 di denari, 2 di denari. Può essere una persona molto impegnata sul profilo pratico della vita, E qua vedo una persona molto pratica, impegnata sul profilo lavorativo, questo ce l'hai anche tu, è possibile che entrambi vi specchiate la stessa linea karmica, mi spiego. È una persona che ha tanto da fare, quindi a livello emozionale è un po' apatica o apatico. Alla fine del mese si aggiustano le cose, sia che sia una persona nuova o una persona che già conosci, ok? Sì, Baggio di denari, tutti questi denari sono più orientati alla sfera pratica. Oddio, può essere anche che tu ti ritrovi in questa energia qui e quest'altra persona è qui, eh. Io ti leggo l'energia, poi tu la applichi, va bene? Fatto sta che al centro stessa vedo situazioni di blocchi per cui si devono prendere delle decisioni e non si sa bene ancora cosa prendere. Vediamo cosa ti dirà la persona che ti viene incontro in questo mese con i miei oracoli lui-lei, potentissimi. Andiamo nel profondo. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Sono geloso di te. C'è una persona che è gelosa di te. Solo tu mi fai sentire così. C'è una persona che è gelosa di te e solo tu la fai sentire gelosa. Come mai si è sentita probabilmente? Cos'altro? Mi fai perdere il controllo. C'è una persona a cui fai perdere il controllo che è gelosa di te o è geloso di te. Poi ognuna di voi saprà, no? Ok. Adesso andiamo a vedere con questi altri oracoli sull'amore sempre. Riparare. C'è qualcuno che vuole riparare qua. Tu ti fai le tue domande. Sì, allora qua a livello amoroso c'è qualcuno che si toglierà le maschere e ti dirà la verità del cuore, rispetto a una situazione da riparare, oppure proprio l'amore che arriva da te iniziando con questi passi, con questo entusiasmo che ti ritorna proprio perché c'è una fuoriuscita delle tensioni, ok? Ok, ragazze e miei ragazzi, adesso ti leggo il rituale della buona riuscita per te in questo mese. Vediamo cosa ci dice le carte del drago immaginale. Replicante, non era mai uscita questa carta, il replicante. Interessante, te la leggo subito. Andiamo a vedere subito il rituale qual è, il replicante. Allora, tante volte ho pensato che potesse esserci un regno dove io e te potessimo incontrarci per davvero. Poi ho capito che tu non mi riconosci.
Quando mi riconoscerai, si aprirà la visione dell'unione del nostro castello interno, poiché non c'è un esterno e un interno. Non esiste né l'originale né la copia, esiste unicamente la tua voglia di conoscerti che sovrasta ogni limite. In presenza di questa carta hai necessità in questo mese di incarnare un obiettivo, di attrarre nella cosiddetta dimensione fisica qualcosa che per il momento è presente solo in una sfera sottile non pienamente manifesta. E questo è un po' reso conto di tutto quello che abbiamo detto, no? Andiamo a vedere come incarnarlo, il rituale della buona riuscita per te. Vai in un bosco, in un parco, in un giardino con un tappetino che puoi stendere a terra. Sai, il tappetino da yoga? Quando trovi il luogo adatto, sdraiati sulla schiena e osserva il cielo. Rimani immobile. Rilassa profondamente ogni singola parte del tuo corpo. Appena percepisci il corpo morbido e abbandonato, inizia a sentire il suono di un tamburo nei tuoi organi. Questo è il cosiddetto tamburo immaginale, un tamburo potente che puoi avere con te sempre e ovunque. All'inizio si tratta di immaginare il suono, ma con la pratica si può arrivare a udirlo distintamente. Le tue viscere sono il budello stesso con cui il tamburo è fatto e, percosse da una forza invisibile, emettono un suono ritmico sempre uguale. Quando il suono del tamburo è sufficientemente chiaro e distinto, mettiti seduto. Nella posizione seduta, avendo cura di tenere la schiena ben eretta e il mento vicino al torace, fai vibrare la tua testa, muovendola leggermente e velocemente verso destra e sinistra. È importante che il movimento sia minimo e veloce, talmente lieve che dall'esterno appare quasi impercettibile. È come se scuotessi la testa per dire di no, ma lo fai lievemente, ok? Dovete scuotere la testa come per dire di no, ma lo fate lievemente, lievemente. Velocemente e continuativamente, lievemente, velocemente e continuativamente. Mentre scuoti la testa, senti il suono del tamburo nel tuo corpo. Chiama a raccolta gli spiriti dei tuoi avi e chiedi loro di aiutarti a evocare il tuo obiettivo, ciò che devi fare e gli strumenti per farlo in maniera impeccabile. Quindi lo fai e chiedi ai tuoi avi, ai tuoi antenati di evocare il tuo obiettivo, ciò che devi fare e tutti gli strumenti per farlo in maniera impeccabile, lo chiedi a loro. Fallo per qualche minuto consecutivo questa pratica, poi ferma il movimento della testa e rimani immobile nel puro ascolto del suono del tuo tamburo interiore, che chiama a te gli spiriti della foresta e comunica con essi. Continua a chiedere la collaborazione degli spiriti della foresta e dei tuoi avi. Il suono del tamburo porterà loro la tua richiesta e a te il loro amore e il loro sostegno. Il tamburo è unione, comunicazione. Seduci gli spiriti che animano la foresta, incantali e portali a te, così che ti siano vicini e tu possa sempre sentire il loro alito sulla tua pelle e il dolce calore della presenza dell'invisibile al tuo fianco che ti sostiene nella realizzazione del tuo obiettivo. Ma sii anche disposto a cambiarlo leggermente, se già ne hai uno ben definito, affinché possa armonizzarsi al meglio con la volontà universale. Spesso la natura plasma i nostri obiettivi per renderli meglio compatibili con un disegno cosmico che la nostra mente non può comprendere. Se, più o meno consapevolmente, rifiutiamo questa azione di trasformazione, la realizzazione dell'obiettivo diviene impossibile. Meglio essere aperti, duttili, sempre disponibili al cambiamento. Cioè ti sto dicendo, evoca i tuoi avi, gli spiriti della natura per realizzare il tuo obiettivo, ma mantieniti anche aperta a poter trasformare leggermente o lievemente il tuo obiettivo, affinché il tuo obiettivo si allinei con la volontà universale. Perché quando l'obiettivo non è allineato alla volontà universale non si realizza mai, o quando si realizza si distrugge.
Questo è il momento del Kali Yuga in cui ci troviamo e dove dobbiamo allineare la nostra volontà individuale con quella cosmica. Tutti i tuoi obiettivi hanno la stessa dignità di esistere, allora evoca i tuoi avi, i tuoi antenati, mantenendoti leggermente aperta a una piccola variazione del tuo obiettivo, ok? Questo è un rituale, noi lo facciamo nello yoga sciamanico, potentissimo, è facilissimo, è stupendissimo. Poi mi direte, come mi scrivete già tante mail, rispetto a tutti gli altri rituali che abbiamo fatto, perché questa è proprio l'attivazione dei ricordi e della memoria, ok? Bellissimo, ragazzi miei, ragazzi, non aggiungo altro, abbiamo detto tantissimo, è stato stupendo questo viaggio insieme. Io ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!